Cioè, ma vabbè, come si inizia? Per non Inizia iniziare con così. buongiorno a tutti e benvenuti a Fuori Visioni 6. Buongiorno a tutti e benvenuti a Fuori Visioni 6. È un'edizione molto particolare perché quest'anno abbiamo deciso di muoverci su una piattaforma differente che è la piattaforma online, non solo per un discorso di esigenza dovuta al Covid, ma anche come una sfida personale di un linguaggio che non avevamo ancora affrontato completamente. Quindi, pur rimanendo legati all'azione fisica, a cui torneremo poi nel prossimo anno, abbiamo deciso di cimentarci in questa esperienza. Fuori Visioni 6 diventa qualcosa di inedito e di unico e inizia ad affrontare la dimensione dell'online, del digitale, una dimensione che finora era stata secondaria rispetto alla dimensione del site specific. Lo fa mantenendosi coerente con quella che è sempre stata la sua vision, quindi mantenendo uno zoccolo duro site specific che si interfaccerà con le città di Piacenza, di Porto, di Lomazzo e di Lisbona con degli interventi di public art. Per quanto riguarda la dimensione dell'online, ha richiesto un approccio di carattere teorico differente rispetto agli anni precedenti, che ha richiesto la scissione del flusso narrativo in 2 capitoli. Un primo capitolo che affronta il tema del muro e un secondo capitolo che entra nello spazio del confine. Il muro è stato affrontato in una maniera decisamente multidirezionale, grazie a un osso duro di un team di artisti visivi che hanno elaborato una serie di progetti sull'online, cosa che è stata una sfida per molti di loro che nascevano appunto come visual artist o come performer, e che ha ragionato sul tema del muro sia dal punto di vista tematico, quindi il muro come simbolo, come produttore di identità, che dal punto di vista tecnico, quindi il muro che si crea nel momento in cui siamo costretti a comunicare attraverso una piattaforma digitale. Fuori Visioni 6 quest'anno richiederà una marcia in più, richiederà l'approccio diretto del pubblico che diventerà parte integrante dell'opera d'arte. Sarà quindi un evento interattivo, un evento che richiederà il click del vostro mouse per entrare a far parte della dimensione dell'opera d'arte. Quindi vi inviteremo a interagire con le sperimentazioni digitali di Mudungase, ma anche con la dimensione performativa di Mahmoud Saleh Mohammadi e di Taher Kabianeh. Vi inviteremo a sperimentare i lati oscuri del social assieme ad Alice e Filippo Biazzi, come anche alle meditazioni audiovisuali di Ivana Mircesca, e vi inviteremo a scoprire le GIF di Giuseppe La Selva, nonché il workshop di disegno di Matteo Fralli. Come sempre Fuori Visioni offre anche un vasto programma collaterale di eventi e interventi per il quale passo la parola alla curatrice Mariangela Vitale, che si è occupata appunto del public program. Come sempre Fuori Visioni cerca di aprirsi anche a mondi intellettuali e a linguaggi diversi, e quindi quest'anno per l'atto 1 affronteremo e indagheremo il tema di muro secondo diverse tipologie di percorso. Lo faremo online, quindi saranno tutti i talk visibili dal nostro sito fuorivisioni.com, ma noi come presenza fisica saremo nell'associazione culturale Passaparola di Lomazzo. Abbiamo diviso le tematiche secondo 3 settori. Il primo, di cui parleremo con Giuseppe Milcari ed Edoardo Pivanti, che appartengono al progetto La Trama. Con loro indagheremo i muri nella letteratura e quindi come questi dividono spesso amanti o conflitti, insomma quanto nella letteratura italiana e non già sono presenti e raccontati i muri, quando questi possono diventare dei confini. Con la docente Annalisa Franchi, insegnante di scienze umane e di filosofia, invece andremo più nel profondo e quindi indagheremo i muri personali, quelli che costruiamo o per difenderci o per nascondere delle nostre paure. Quindi insieme a lei cercheremo di capire i motivi per i quali li costruiamo o anche come poter riuscire ad abbatterli. Con Clara Amodeo invece guarderemo al muro come architettura, ma questa volta non come architettura di un potere che divide, di un potere che allontana l'estraneo, ma invece di una tela che in qualche modo racconta la nostra storia, il nostro contemporaneo, e ci aiuta a fare vedere le cose in maniera molto diversa. Quindi grazie a lei potremo capire le diverse tipologie di street art e anche riuscire ad apprezzare questa forma d'arte che in Italia si fa ancora fatica a comprendere. Come diceva Carlotta, il programma di Fuori Visioni è sempre molto ampio e quindi abbiamo anche un apparato performativo ben sviluppato, del quale ci parlerà Mariangela. La dimensione performativa, come sa chi ci segue da diversi anni, è uno dei cuori pulsanti di Fuori Visioni. Quest'anno la sfida è ancora maggiore perché non ci sarà
una presenza fisica del pubblico, ma le performance saranno trasmesse in diretta streaming e non avverranno invece alla presenza diretta del pubblico. La sfida è stata ancora più impegnativa proprio perché dovevamo riuscire a trasmetterle a voi pubblico attraverso il web. Il collettivo guidato da Luca Moncaleano è costituito da Francesca Angona, Deborah Bonomi e Rebecca Sola, ha lavorato in questi mesi sul concept, frutto di un percorso che le ha portate ad esplorare il tema, utilizzando il corpo appunto come mezzo, spazio espressivo, spazio di contrasto. Ciascuna ha dato la sua risposta, un percorso di scoperta e di analisi che diventa materica attraverso le forme degli stessi elementi naturali, il suono, l'acqua, la terra. Il muro si è trasformato in elementi molto concreti attraverso i corpi come mezzi, spazi espressivi e spazi di contrasto. Le performance saranno 3, andranno in scena nello spazio della Galleria Cesat di Piacenza, quindi vi invito a seguire questo percorso e adesso lascio la parola a Carolina con gli elementi appunto della public art e dell'allestimento digitale. Quest'anno la nostra è stata una riflessione sul medium, abbiamo analizzato la metodologia di fruizione. Per quanto riguarda l'allestimento digitale abbiamo collaborato con Tiago Rorcher e abbiamo sviluppato un sito ex novo, che non è solo un contenitore, che non consideriamo solo una location, una piattaforma, ma che diviene parte di quest'opera collettiva costituita da tutto il team di Fuorivisioni, di curatela e di performance, ma anche da tutte le collaborazioni che si sono instaurate in questi mesi. Quando vedrete il sito vi renderete conto che non è solo un sito, ma è un'opera, tutte le collaborazioni, i progetti collaterali che dialogano con quest'opera. Il progetto si articola appunto in differenti momenti, che sono la piattaforma online, le varie collaborazioni che si vanno a intersecare sulla piattaforma online, ma anche un progetto di public art su Piacenza, una mostra collaterale negli spazi della Galleria Dentro di Porto e un'azione che avverrà negli spazi di MIL di Lisbona. Nello specifico gli artisti che hanno lavorato a queste collaborazioni e che interagiranno con la piattaforma online sono System, Carporoita, Hi-Fi Panorama e Carlotta Premazzi. Per quanto riguarda invece l'azione di public art, è stata coordinata insieme con Marta Razzetti, che ha curato tutto l'aspetto grafico dei poster e sviluppato questo fil rouge che connette tutte le opere, tutti gli artisti che sono stati coinvolti nella public art. Vi ringraziamo per aver scelto anche quest'anno di seguirci in questa avventura. Ringraziamo tutti gli artisti e i collaboratori che hanno scelto di lavorare con noi. Ringraziamo gli spazi che hanno deciso di collaborare con noi, quindi MIL, Passaparola, Dentro, ma soprattutto la Fondazione di Piacenza e Vigevano che ci ha appoggiato anche quest'anno, e Cesart che ci ha permesso di sviluppare le performance, ci ha dato una casa in cui lavorare. Vi invitiamo a vivere questa esperienza. Vi invitiamo a raggiungerci sul sito fuorivisioni.com. Siate con noi a Piacenza, Porto, Lisbona e Lomazzo sul sito fuorivisioni.com. A presto, seguiteci. Fuorivisioni.com. 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 Un sito, una garanzia. E poi ci crasha il sito! Grazie. Grazie. Ciao.